Bentornati nel forum. Ora, molti di voi staranno sicuramente dicendo: oh, guarda, il video Avventure nella Terra di Mezzo 5E è uscito esattamente in questo periodo proprio per capitalizzare sul successo degli Anelli del Potere di Amazon. Non posso negare, ma in realtà questo video lo stiamo girando prima che la serie sia effettivamente uscita. Non l'ho vista. Non posso dire nulla su quella che è diventata tristemente famosa come la fanfiction di Amazon del Signore degli Anelli, e quindi l'unica cosa su cui mi esprimerò in questo video è come raccontare la vostra avventura nella Terra di Mezzo, non quella di Bezos, non quella di Amazon, non quella di nessun altro, ma la vostra. Quindi questa è la recensione del Avventure nella Terra di Mezzo per quinta edizione di D&D, ovviamente. La storia editoriale di questo titolo è stata, fra virgolette, abbastanza travagliata. Qualcuno si potrebbe dire: che differenza c'è con l'unico anello che abbiamo recensito, che ho recensito precedentemente? Allora, semplicemente questo è un adattamento, non un'ambientazione, ma un adattamento di questo titolo per la quinta edizione di D&D. Esiste una seconda edizione che sta venendo fatta in questo momento dalla Free League, che è sostanzialmente fatta per adattarsi alla seconda edizione dell'Unico Anello. Prima queste erano possedute da un'altra casa editoriale che poi l'ha passata, o meglio la Free League l'ha ereditato quantomeno il copyright, e quindi ora stanno adattando le edizioni, per così dire. Quella che recensiamo oggi, ovvero Avventure nella Terra di Mezzo quinta edizione, è sostanzialmente la prima edizione del gioco. In Italia è distribuita dalla Need Games. Per la seconda edizione dovremo aspettare che la Free League la pubblichi, ma comunque arriverà con un nome diverso. C'è da far notare una particolare somiglianza con The One Ring, con l'Unico Anello, semplicemente perché fra i designer del gioco sono citati anche Francesco Inepitello e Marco Maggi, che sono quelli che hanno fatto The One Ring. Quindi le similitudini fra la versione quinta edizione e quella originale sono veramente tante, e per questo che io mi sono riferito a Avventure nella Terra di Mezzo più come un adattamento rispetto a come un'ambientazione per la quinta edizione, che è una cosa secondo me molto intelligente, perché l'Unico Anello aveva tutta una serie di meccaniche veramente interessanti e particolarmente aderenti a quello che è il mondo del Signore degli Anelli, che non potevano secondo me non essere trasposte in questa edizione. Ci troviamo comunque di fronte a due manuali, una guida per il giocatore e una guida per il master, che contiene anche sostanzialmente quello che è un bestiario. Devo lodare particolarmente il design di questi manuali, in particolare, cosa che non dico mai, ma dell'indice, perché l'indice è veramente molto informativo e dà di ogni capitolo l'informazione molto breve, molto concisa di quello che sarà trattato nel capitolo, e poi ti dà i punti con i numeri di pagina. Però è molto utile se stai cercando velocemente cose, ad esempio al tavolo, oppure devi andare a rivedere semplicemente un elemento. Come ogni manuale che secondo me si rispetti, parlando per ora del manuale del giocatore, si apre con la lore, la spiegazione di quello che è il Signore degli Anelli, di quale storia c'è dietro e in che mondo andremo a giocare. Come ho detto nella mia recensione su The One Ring, non starò qui a specificare la lore. Do per scontato che se avete cliccato su questo video, o comunque vi interessi il fantasy anche solo a livello generale, abbiate un'infarinatura anche solo minima di quello che è il Signore degli Anelli, anche perché non ho la pretesa di potervi spiegare la lore del Signore degli Anelli in un video che non duri ore, e soprattutto in maniera dettagliata come ve la potrebbero spiegare altre persone. In ogni caso, la prima parte del manuale sarà tutta dedicata alla lore, alla storia, al background del mondo in cui ci troviamo, che devo dire è anche molto dettagliata. Ci dà tutta una serie di informazioni che possono essere utili ai giocatori con non grande preparazione del mondo di Arda,
per creare i propri personaggi, che viene ulteriormente espansa poi nel manuale del master, nella guida del master, ovviamente per qualcuno che deve narrare gli avvenimenti di quel mondo. Ci verranno poi indicate quali sono le meccaniche del gioco. Ora, le meccaniche base rimangono quelle della quinta edizione, non credo dovevi stare a spiegare come funziona il sistema di eventi di D&D. In ogni caso sono state però inserite delle meccaniche ulteriori che sono la trasposizione quinta edizione di quelle meccaniche che noi troviamo nell'unico anello, e questo è molto interessante perché troviamo ad esempio le virtù, che qua sono sostanzialmente dei talenti razziali, sebbene esistono delle virtù generali che possono prendere tutte le razze, o meglio come qui sono chiamate tutte le culture della Terra di Mezzo, ma avremo anche delle regole per quanto riguarda il viaggio, che è la parte fondamentale di ogni avventura della compagnia, di una compagnia del Signore degli Anelli. Avremo poi anche le regole per l'ombra e per la corruzione dell'ombra, come si ottiene e che cosa effettivamente significa meccanicamente, nonché tutte quelle regole che ci possono servire per gestire la nostra fase della compagnia. Mi tolgo subito questo problema. Il manuale del master, o la lore master guide, come la vogliate chiamare, semplicemente espanderà su tutti questi elementi, dando informazioni ulteriori che ovviamente servono al master per gestire il gioco. Quindi se il manuale del giocatore dà un'infarinatura generale, la guida del master semplicemente va nello specifico di tutti gli elementi che servono per gestire tutti questi pezzi del gioco. A questo punto si passa ovviamente alla creazione del personaggio. Come quinta edizione che si rispetti, dovremo scegliere la nostra razza, che qui sono chiamate culture, e qui devo dire, se volete scegliere quantomeno per come sono messi a livello di edizione ora, Avventure nella Terra di Mezzo quinta edizione dà una scelta molto più vasta, ci sono veramente molte culture fra cui scegliere, nulla togliendo a The One Ring, perché The One Ring semplicemente è fatto nel manuale base proprio per indicare, per utilizzare solo alcune culture, e quindi le altre saranno oggetto di espansione o di altri manuali. Qui invece ci sono già tutte, quindi se in The One Ring potevate utilizzare ad esempio solo gli Hobbit, gli uomini di Dale, i Raminghi, quelli sostanzialmente che nei film vengono considerati i Raminghi di Gondor, nani di Erebord, qui possiamo praticamente avere tutto, anche i Rohirrim, che sono i miei preferiti. Ci sarà poi una scelta di classe che sono sicuramente differenti da quelle a cui siamo abituati a Dungeons and Dragons. Non c'è un riadattamento delle classi di Dungeons and Dragons, ci sono delle classi proprie di Avventure della Terra di Mezzo con i loro archetipi, 3 che si possono scegliere per ogni classe. Troviamo cose tipo il cacciatore di tesori, lo studioso o anche il viandante, nel caso vogliate ricreare Aragorn appena appare nella Compagnia dell'Anello. Anche per quanto riguarda un elemento caratteristico della quinta edizione come il background, non dovremo attingere ai background della quinta edizione, perché avremo una scelta diciamo apposita nel manuale per scegliere il nostro background in buon adattamento, in buona correlazione con la Terra di Mezzo. Alcuni tipi di background sono quelli del mago, del fedele servitore, ma anche del destinato a morire, che sinceramente quando l'ho visto è diventato uno dei miei preferiti, perché dà proprio quell'idea di fatalità che ci potrebbe essere in una storia fantasy, che può creare interessanti spunti narrativi. C'è sicuramente da dirlo. Come ogni manuale di D&D che si rispetti, ci sarà una parte estensiva dedicata all'equipaggiamento, in cui si potrà equipaggiare il nostro personaggio con le più svariate tipologie di armi e armature presenti nella Terra di Mezzo, e sono tra l'altro abbastanza sicuro che voi riuscirete a equipaggiarvi con qualcosa di meglio della cotta di maglia stampata su maglietta, come si è visto recentemente da qualche parte, ma non mi esprimerò oltre su questo argomento. Per quanto riguarda la magia, ovviamente essa sarà spiegata con riferimento alle classi magiche. Ricordiamo però qui sempre che ci troviamo in un mondo low fantasy, la magia è qualcosa di difficile, pericoloso, che non tutti sono in grado di utilizzare, e sicuramente non può essere utilizzata per attività di ogni giorno. La magia, quando viene utilizzata, è sempre qualcosa di imponente, incredibile,
e non alla portata, diciamo, di qualsiasi mortale. Sull'utilizzo e su come utilizzare e implementare la magia della Terra di Mezzo nel gioco ci sarà un capitolo tra l'altro a parte nella guida del Master. Andiamo però più nello specifico a trattare quali sono le caratteristiche delle nuove modalità di gioco, come ad esempio l'ombra, l'influenza dell'ombra. Esattamente come in The One Ring i nostri personaggi avranno delle debolezze all'ombra, quel lato caratteriale personale che ci rende particolarmente vulnerabili alla tentazione del male. Quando saremo esposti ai nostri difetti, viaggeremo in luoghi particolarmente corrotti dall'ombra. Pensate alle paludi in cui Sam e Frodo viaggiano nel film, per rimanere sul mainstream, o ci troveremo di fronte a creature particolarmente corrotte o scene veramente aberranti, rischieremo di essere corrotti dall'ombra. A livello meccanico la corruzione dell'ombra si traduce in uno svantaggio e in tutta una serie di svantaggi, diciamo, crescenti fino a che il nostro personaggio non sarà corrotto dall'ombra e sarà in sostanza perso. Ci sono ovviamente dei modi anche per uscire da questa corruzione, per curarla e quindi guadagnare di nuovo la nostra luce, fra virgolette, rispetto all'ombra. Ovviamente parte fondamentale delle nostre avventure sarà il viaggio, cosa che era esattamente anche in One Ring, e ci saranno le regole per preparare, diciamo, la CD, il grado sfida del viaggio, che sarà caratterizzato da una difficoltà che si basa sul pericolo delle zone che stiamo affrontando, che stiamo anzi attraversando, e dalla lunghezza del viaggio. Ci potrebbero essere viaggi particolarmente facili che chiedono di coprire poca distanza in luoghi sicuri, oppure viaggi che metteranno alla prova la resistenza fisica e mentale dei nostri personaggi, come ad esempio, per citare qualcosa di abbastanza ovvio, andare a gettare un anello in un vulcano particolarmente lontano e circondato da esseri particolarmente pericolosi. Fa ritorno la fase della compagnia. La fase della compagnia, spiegata esattamente come era spiegata in The One Ring, è quella fase tra i viaggi, quella fase in cui i membri della nostra compagnia possono riposarsi e compiere attività ulteriori che gli potranno forse dare dei bonus nelle prossime avventure. Bonus non per forza meccanici. Nella fase della compagnia noi potremo costruire la nostra casa, sviluppare le nostre abilità, ottenere tratti a livello anche di tratti caratteriali, oppure ottenere titoli che tra l'altro sono diversi da cultura a cultura. Ci sarà proprio una tabellina nel manuale che ci dirà per ogni cultura quali sono i titoli che possiamo ottenere. Nella fase della compagnia comunque eseguiremo tutti quegli elementi più di ruolo che riguardano il personaggio proprio nostro e i suoi rapporti con il mondo, con gli altri personaggi. Se ricordate la recensione di One Ring, era presente anche quel capitolo per quanto riguardava i patroni, i mentori, i personaggi importanti che potremo trovare nelle nostre avventure nella Terra di Mezzo. Qui è presente un capitolo simile, molto più dettagliato nella guida per il Lore Master, che riguarda le udienze. Le udienze sono quelle scene in cui i nostri personaggi si ritroveranno a dialogare con personaggi importanti, prominenti, fondamentali della Terra di Mezzo. Pensate ai vostri personaggi che finalmente riescono a ottenere un'udienza da Re Théoden, oppure incontrano durante un viaggio nelle terre selvagge questo cavaliere bianco dalle capacità magiche molto particolari che gli affida una missione o li recluta per un viaggio straordinario. Non credo di dover specificare di chi sto parlando. In ogni caso è una più o meno trasposizione di quel sistema e ci dà la possibilità per noi master di creare sfide molto interessanti che non riguardano per forza il combattimento, ma più un relazionarsi, un trattare con un personaggio molto importante e sicuramente conosciuto della Terra di Mezzo. In conclusione, avventure nella Terra di Mezzo quinta edizione, lo consiglio. Richiamo a quello che ho detto in The One Ring, è un gioco di ruolo sul Signore degli Anelli, tra l'altro con un sistema datato per quinta edizione. Vi ritrovereste a giocare uno dei fantasy più famosi del mondo con il sistema di uno dei giochi di ruolo più famosi nel mondo.
è difficile non consigliarlo, soprattutto per gli amanti del titolo, e sono abbastanza sicuro che i temi affrontati nel Signore degli Anelli siano dati a qualsiasi giocatore che si voglia avvicinare al fantasy. È molto simile per quanto riguarda alcune meccaniche a The One Ring, che è secondo me un gioco di ruolo molto adatto a ricreare quello che è lo spirito del Signore degli Anelli, con un sistema su cui ci possono essere molte teorie ma che non è così tanto difficile da apprendere come quello della quinta edizione. Quindi sicuramente lo consiglio, e sebbene non consiglierei a chi si avvicina al gioco di ruolo per la prima volta con una poca conoscenza del Signore degli Anelli di avvicinarvisi senza qualcuno che gli spiega quantomeno il contesto, potrebbe tranquillamente essere un buon modo per iniziare. Spero di avervi interessato con questa veloce recensione su Avventure nella Terra di Mezzo. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, a condividerlo, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram e anche Telegram. Ringrazio infine il nostro tribuno Fabio per averci dato la possibilità di recensire effettivamente questo manuale. Grazie Fabio. Francesco Dal Forum Sententiam, chiudo.